benvenuti a questo nuovo video sul ciclo della meteora di Dylan Dog che è stato annunciato a Lucca Comics 2019. Non sapete cos'è Dylan Dog, ma è Lucca Comics. Esatto, Dylan Dog non sappiamo nulla. Allora, io ho visto qualche cosa, però qualche cosa 20 anni fa, tipo, e io ne ho 17. Ok, questo è un ciclo che comincia dal numero 387 e ci accompagnerà fino al numero 400, quindi potete capire quando si arriva al 400, quando c'è 100, 1000, qualcosa di particolare. Ed è un ciclo molto distruttivo, lo definirei, appunto si chiama ciclo della meteora. Si hanno 13 volumi di tempo finché la meteora arrivi nell'universo di Dylan Dog. La cosa particolare è che i 13 numeri corrispondono a 13 mesi, quindi se noi compriamo ad esempio a dicembre, appena uscito il numero 387 di Dylan Dog, noi aspetteremo veramente un anno e un mese affinché la meteora arrivi. Questa è una cosa che mi è piaciuta un sacco. Che cosa ti è piaciuto del numero 387? Questo! Devo aspettare un anno che arriva la meteora veramente. Con i primi 4 numeri escono i tarocchi, prego, la prima uscita dei tarocchi. Servono ai cartomanti per predire il futuro. Sono personaggi importanti di Dylan Dog, la maggior parte si chiama, quindi Ma il disegno vero e proprio è ispirato a qualche quadro famoso? No, non lo so con precisione, però sono veramente... cioè sono ispirati ai tarocchi. Okay. Nel senso, se voi andate a fare un confronto hanno senso, perché i tarocchi alla fine per esempio c'è il carro e qui c'è una macchina, quindi hanno un'analogia. In più al primo numero abbiamo anche un catalogo della Sergio Bonelli, però non so quanto vi possa interessare. Io sinceramente sono poco incuriosito addirittura dalla Sergio Bonelli, mi interessa soltanto Martin Mester. Della Sergio Bonelli per voi plebei sarebbe Tex, Martin Mester, Nathan Never, Mongallosto. No, fermati a Tex, ok, perfetto. La copertina di questi numeri è diversa dagli altri. Cioè, perché è diversa? Allora, io ne ho visto qualcuno, la scritta mi sembra diversa. La scritta è rotta, che va un po' a simboleggiare la distruzione che porterà questa meteora, e non so se la scritta rimarrà così per tutti e 13 i numeri. Cioè, Secondo me sarebbe carino che facessero una cosa simile. Io in questi due numeri non noto chissà quale differenza, però può essere che è una cosa graduale, magari si vede la differenza dopo 3-4 numeri. Poca, ma poi fra il penultimo e l'ultimo la meteora direttamente esplosa. Sì. In più, in questo numero, proprio perché è stato annunciato da Lucca Comics, abbiamo una versione lenticolare. Cioè, se noi la muoviamo si vede la meteora che scende. Ah, in quel modo, quindi lenticolare vuol dire quello? Sì, lenticolare Madonna. è quello. Di solito le lame in cards di Dragon Ball che tu le guardavi, Sì, faceva ok, così. ok. Goku Super Saiyan, Goku normale, Goku Super Saiyan, Goku normale. Quindi per ora mi ha incuriosito. Il primo numero non è eccezionale nella media. Però è bellissimo il fatto di aspettare un anno quella cosa ti piace per la meteora. Il secondo non mi è piaciuto tantissimo. Consiglieresti di iniziarlo da questa fase? Consiglieresti? Io non so niente. Consiglieresti? No. Da questa fase, oppure conoscendo un minimo della storia completa? Di recuperare prima quello per poi, cioè, conoscendo chi è Dylan Dog e la sua storia, perché noi non abbiamo completamente idea. Visto che voi conoscete meglio Detective Conan, per esempio, Dylan Dog è una sorta di Detective Conan, cioè è autoconclusivo, c'è trama orizzontale fra i volumi, però è diluitissima. Io sinceramente non mi ricordo niente della trama orizzontale di Dylan Dog, è troppo lungo. Quindi provate questi numeri se vi piacciono i tarocchi, pure per collezionismo. Poi il fatto che dovete aspettare un anno e 10, però secondo me i primi numeri hanno qualcosina a livello di qualità in più. Però cominciare da qua, cominciare da quelli, forse non cambia perché sono non cambia moltissimo perché sono autoconclusivi, e almeno c'è il vantaggio che questi qua andate in edicola e li trovate abbastanza facilmente. Il numero importante, quanto costa ogni volume? Ogni volume costa 3,50 €. Della serie regolare ci sono 30.000 serie in più, compresi i tarocchi? Compresi i tarocchi, sì, non c'è un sovrapprezzo. Poi la versione lenticolare invece costa 6 €, però non so se subirà qualche rialzo, perché comunque un'edizione del Lucca Comics, se comincia a diventare abbastanza rara. Dylan Dog è un indagatore dell'incubo. Se noi prendessimo la carta d'identità di Dylan Dog probabilmente troveremo questo scritto. In più lui abita in una casa molto semplice in cui convive con il suo assistente Groucho, che possiamo vedere nei tarocchi senza aprire che è il matto. Quindi vi lascio interpretare questa cosa, che la carta di tarocchi del matto, sia il suo assistente, è una
personalità molto spiritosa, fa delle battute. Le uniche battute che troverete in Dylan Dog sono le sue. Ma Fanno ridere, non spesso. Dipende, quando c'è ci sono le battute. Ok. Cioè non esistono 4 balloon di Groucho senza 2 battute, non esistono. Ok. Quindi può essere confrontato con una sorta di Sherlock Holmes dove abbiamo un assistente No, no. sotto forma di una come struttura, non come comicità oppure a livello di giallo. Non lo so, perché in Sherlock Holmes Watson per me è completamente subordinato ad Holmes. Cioè a Watson mancano solo cose di Holmes. Dipende, perché alcune volte Holmes è praticamente il maestro di Sherlock. Quindi Holmes è il maestro di Sherlock. E E Watson che è? scusa. In Sherlock Holmes, almeno io ho letto pure l'edizione per ragazzi che non è scritto a quello, quindi ci sono varie versioni, però da quello che io so anche della storia originale, Watson, giusto, rispetto a Sherlock, a volte gli fa da maestro. Nella medicina e basta. Ma comunque senza E però quindi va in primo piano rispetto a Sherlock. non è direttamente subordinato. Ah, È questo importante per un motivo, in effetti, ora mi correggo, perché è il medico legale personale di Holmes. Sì. Quindi appena arrivano sulla scena, Holmes dimmi, e quindi lui ha un quadro clinico perfetto del morto. Perché se ci dovesse essere di mezzo la polizia magari avrebbe qualche cosa, qualche indizio importante gli mancherebbe. Invece Groucho qua proprio non c'entra niente con Dylan Dog. Nella sua funzione è veramente relativa, nel senso che Cioè solo a fare battute. è una sorta di spalla strana. Non ha nella risoluzione del caso non ha un compito preciso. Per esempio gli chiede dammi la pistola. Però se ci fosse stata un'altra persona, pure un qualunque sconosciuto, se in ogni volume lui trovasse uno sconosciuto e gli dà la pistola, potrebbe sostituire Groucho, ma non potrebbe mai sostituire la simpatia di Groucho. Quella è veramente insostituibile. Quindi è un personaggio che fondamentalmente non serve a niente, però è quello che se c'è ti Alleggerisce la storia. Sì, Se tu mi togli Groucho io non so se lo leggo più di Dylan Dog. Ok. Però se tu magari hanno fatto pure 4 numeri soltanto su Groucho, sono stupendi. Però se tu mi togli Groucho io non me lo leggerei Dylan Dog. Hanno tolto Dylan Dog da Dylan Dog e tu l'hai letto. Quindi secondo me questo è un grandissimo traguardo. Non è, visto il paragone fatto a Sherlock Holmes, non è assolutamente un giallo. Ha un tratto molto più noir. Di solito l'arco... Gesù Cristo! Perfetto, io lo vedo meglio di prima ora. Perfetto, figlioli! No, che taglia qua. Non è un giallo, la storia tipo di Dylan Dog è Dylan Dog che sta nel suo studio come Sherlock Holmes, giusto perché abbiamo detto che non è uguale. Arriva un cliente, non come Sherlock Holmes perché non è uguale. Lo accoglie Groucho, non come Sherlock Holmes perché... Viene accolta il cliente viene accolto da Groucho, non come Sherlock Holmes, e gli viene offerta solitamente una ricompensa in denaro, no come Sherlock Holmes. E poi alla fine c'è chissà quale grande mistero. Ora Posso. Benvenuti in questa seconda parte sul video di Dylan Dog. Purtroppo dalla registrazione della prima parte del video di Dylan Dog fino alla data di pubblicazione sono usciti molti altri numeri, quindi abbiamo deciso di integrare il video con una collaborazione speciale con Branf. salve. In descrizione vi lasciamo il suo canale per iscrivervi. Inoltre vi ricordiamo che tutti i fumetti che vedrete nel video potrete trovarli nel link Amazon qui sotto in descrizione. Intanto è uscito un altro numero della serie ordinaria in cui sono contenuti altri tarocchi, la terza parte dei tarocchi, ne manca solo un'altra per avere la collezione completa. Dove possiamo tenerli questi splendidi tarocchi? In questa splendida confezione che è uscita insieme al Dylan Dog Color Fest. Il Dylan Dog Color Fest sarebbe un volume a colori, completamente a colori, su Dylan Dog, che esce bimestralmente. Poi abbiamo recuperato con grandissima fortuna e grandissimi agganci e imbrogli legali soprattutto l'edizione speciale del Lucca Comics 2017, che da fuori potrebbe sembrare una normalissima edizione, ma se si apre Si è buggato. non è un po' il sogno di tutti sentire che rumore faccia il campanello di Dylan Dog e sentire Groucho che grida
Poi con gli stessi agganci ma più inciuci siamo riusciti a recuperare anche l'edizione speciale del Lucca Comics 2018. Come si chiama questo tipo di copertina? Lenticolare. Lenticolare, perché lo sapevo pure io. Sarebbe una sorta di riassuntazzo del tutto il ciclo della meteora, quindi pensiamo che il ciclo della meteora finirà con Dylan completamente in fiamme, carbonizzato. Non credo proprio. Io spero di sì, così finisce questa parte di Dylan Dog e via. Inoltre Dylan Dog è famoso per le sue collaborazioni, tra cui quella con Nathan Never, Martin Mister e Morgan Lost. Questo è il secondo volume della collaborazione con Morgan Lost, è il volume di gennaio. Questa serie si è interrotta, ma dicono che riprenderà. Vi ricordo che il canale di Branf tratta più o meno gli stessi nostri argomenti, tra cui Anime, manga, fumetti, cinema, videogiochi in futuro. quanto futuro, facciamo uno spoiler. Diciamo che il prossimo mese si può vedere qualcosa già. Che oltretutto ha una bella Nintendo Switch, quindi Contenuti esclusivi top. vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, commentare con il vostro numero preferito di Dylan Dog e seguirci su Instagram.